Certamente la disoccupazione, non solo giovanile, è un tema assolutamente caldo, è un tema che soprattutto in questo rientro post vacanze riguarda moltissime persone. Io ho un indicatore, diciamo, la nostra società ha un'indicazione sicuramente calda. Noi vediamo che per esempio dal 20 di agosto in poi riceviamo tantissime email di giovani, ma anche email, e questo devo dire purtroppo, di persone che sono oltre i loro 40 anni, 40-45 anni, 50 anni, che vengono lasciate a casa. Ecco, infatti proprio poco fa stavo leggendo una mail di una persona di 50 anni che ho visto che ha fatto una carriera per moltissimi anni nella stessa azienda e che adesso è stata lasciata a casa, e io stavo per chiamarlo proprio per un confronto, mi ha cercato. Cioè, direi che c'è un dato drammatico per quanto riguarda la disoccupazione, soprattutto su due poli, cioè le persone che escono dall'università, naturalmente anche dai licei, comunque diciamo le persone che hanno una formazione superiore e che fanno fatica a trovare, o se trovano delle collocazioni spesso insoddisfacenti, e dall'altro però, dall'altro polo di età, dall'altro versante, direi le persone oltre 40, 45, 50 anni che da un lato vedono l'età della pensione sempre più lontana, o comunque lontana, ancora lontana, e dall'altro però vengono estromessi dal mercato del lavoro. Ecco, questi sono i due punti, direi, drammatici. La sua domanda è se ritengo che la disoccupazione giovanile sia sottostimata. Allora, io penso che io diciamo, non sono uno statistico, per cui non ho, diciamo, dei numeri, dei macro numeri su cui posso ragionare. Quello che posso dire è che sicuramente lo vediamo tutti, perché io lo vivo come professionista, ma lo viviamo anche noi come persone, sono anche padre, voglio dire, la realtà di chi ci sta intorno, dei giovani, è sicuramente una realtà molto difficile. È anche vero, questo lo devo dire, ma non attutisce assolutamente la drammaticità della situazione, è che l'Italia è un paese con un forte sommerso, e che questo, soprattutto in alcune aree del paese, potrebbe in qualche modo leggermente attutire l'impatto brutale dei numeri. Però questo è, come dire, è veramente un palliativo. Cioè è vero che ci sono situazioni appunto di precariato che non emergono naturalmente dai dati dell'occupazione diciamo ufficiali, però è anche vero che questo non indora la pillola assolutamente. È un problema sicuramente. Io come professionista, come headhunter, come coach e anche come autore di libri e di articoli sul tema del lavoro, non ho soluzioni. Certamente penso che questa disoccupazione così drammatica meriti una riflessione sicuramente politica e una riflessione sociale importante, meriti anche probabilmente però una riflessione, diciamo, più a livello più piccola tutto sommato, sia sulle scelte che si fanno, scelte professionali, e sia anche sulla formazione che le nostre università danno. Cioè è indubbio che spessissimo c'è uno scollamento molto forte, una impreparazione, diciamo, immediata ad affrontare il mercato del lavoro quando si esce dall'università. Questo è oggetto sicuramente di riflessione. È anche vero che ci sono delle professioni che sono richieste. Non so, io conosco bene, molto bene, due settori in particolare, che sono il mondo dei media, della comunicazione, dell'editoria, della pubblicità, e il mondo della moda e del lusso. Ecco, io dico sempre, quando, non so, ho venerdì una lezione in una scuola proprio di queste, gli studenti spesso vogliono fare tutte le stesse scelte. Cioè, banalmente nella moda lo studente dice voglio fare lo stilista. Ecco, ci sono altre professioni che invece hanno un mercato, che talvolta vengono sottovalutate dagli studenti. Io ho l'impressione che da qualche parte, rispetto anche ad altri paesi vicino a noi, non so, banalmente la Francia, ecco, senza guardare gli Stati Uniti, che sono una realtà molto diversa, da un lato paradigmatica, dall'altro molto dura. Ecco, io sono appena tornato da un viaggio negli Stati Uniti e ho visto, per esempio, una realtà estremamente dura, cioè ho visto tanti giovani homeless. Mi ha molto colpito questa cosa, estremamente colpito, perché diciamo, questa è una notazione, diciamo. Ecco, però voglio dire che la realtà del lavoro in questo momento è molto dura a livello internazionale.
Tornando all'Italia, devo dire che secondo me da qualche parte c'è un'inefficienza del sistema scolastico, a mio giudizio, in termini di orientamento. Cioè, io ho l'impressione, quando parlo con giovani che escono dai licei, che anche sono all'università, cioè spessissimo mi capita di parlare appunto con persone che sono in fase di scelta universitaria e manca un reale orientamento. Un reale orientamento che è naturale, come dire, a 17-18 anni non avere idee chiarissime su cosa si vuol fare, però da qualche parte un confronto realistico, che non sia soltanto con le famiglie che magari dicono dai perché non fai legge piuttosto che economia perché si lavora a tutti i costi, un confronto realistico, ecco, per esempio con persone come noi che hanno il termometro del mondo del lavoro, io penso che sia molto utile. Io su questo per esempio non mi tiro mai indietro. Proprio in questo settembre ho tantissime, insomma 4-5 appuntamenti con varie scuole, università e anche con dei convegni, perché penso che i giovani abbiano bisogno di essere orientati, abbiano bisogno che gli si dica così un minimo quali sono le richieste del mondo lavorativo. Ecco, tornando appunto alla mia esperienza, devo dire che spessissimo mi capita di incontrare delle persone che hanno anche delle formazioni interessanti, che però non hanno veramente la minima idea di quello che il mondo del lavoro si aspetta. Tu hai parlato del costo del lavoro, questa è una vexata question, sad question, nel senso che gli imprenditori spesso dicono che in Italia il costo del lavoro è molto alto, certamente se lo rapportiamo a dei paesi come la Cina o l'Est Europa, questo è sicuramente vero, però è anche vero, come dire, che come dire, è tutto rapportato anche al costo della vita, cioè io non ho l'impressione che il costo del lavoro sia totalmente sproporzionato, anzi ho l'impressione talvolta che i nostri giovani, per esempio neolaureati o in posizioni junior, noi offriamo solo degli stage. Da un lato certamente sono delle opportunità di formazione professionale, sicuramente, cioè proprio perché si esce dall'università e si è slegatissimi rispetto, o molto slegati rispetto al mondo del lavoro, giustamente le aziende dicono, beh, questi si fanno esperienza a nostre spese, li paghiamo poco. Ecco, io penso che andrebbe in qualche modo avvitato o migliorato il sistema e cercare di fare uscire degli studenti che siano un po' più, come dire, abbiano già fatto degli stage o abbiano già fatto delle esperienze lavorative. Allora questo può essere anche un modo per far sì che le aziende siano un po' più confortate, dicono beh vabbè, ma questa persona certo ha fatto degli studi ma ha anche già un po' vissuto quello che è il mondo del lavoro. Ecco, io non mi stanco mai di ripetere ai miei studenti: fate esperienze estive, muovetevi, andate all'estero, cercate di avere così un approccio col mondo reale. Ma guarda, io penso che, sai, il mercato del lavoro è anche il mio mestiere, peraltro, il nostro mestiere è la cartina al tornasole di come va l'economia. Allora, l'outlook, cioè la visione, diciamo, sui prossimi anni, i prossimi 2 anni, non è estremamente positiva. Però quello che voglio dire è che all'interno di un contesto che sicuramente io spesso sento dire il mercato del lavoro in Italia è ingessato, il mercato del lavoro è legato a logiche di vecchio tipo, logiche clientelari, eccetera. Ecco, io devo dire che soprattutto in alcuni settori questo non è vero. Ci sono delle sacche di competenze in cui la richiesta supera l'offerta. Ecco, si tratta un po' davvero di cercare di mettere insieme, dato un contesto sicuramente recessivo, però di mettere insieme la domanda e l'offerta. Ecco, non sempre il sistema della formazione universitaria, eccetera, riesce a fare questa cosa. Ecco, penso che andrebbe fatto veramente qualcosa di più e che questo potrebbe migliorare questi dati drammatici di disoccupazione giovanile.